Allora, stasera facciamo una matriciana leggera. Allora, lo so che non è la matriciana, si chiama matriciana leggera, è lessico familiare, non mi scassate le balle, io la chiamo matriciana leggera, ok? Gli ingredienti sono simili, non ha niente a che fare con la matriciana, ma noi la chiamiamo amatriciana, ok? Leggera perché invece di farla andare tanto, la faccio col pomodoro fresco e non la faccio tanta carica. E in più, rispetto alla ricetta originale, ci ficco dentro l'aglio e la cipolla, ok? Per il resto è una matriciana. Qui ho del guanciale, adesso ho anche l'aiutante. Tieni aiutante, ti prendi un coltello e lo tagli a dadini piccini, guarda, ti faccio vedere la dimensione. Dicevo, ho preso il guanciale, l'ho preso buono, però si può usare anche quello del supermercato o anche la pancetta affumicata del supermercato, insomma l'importante è che sia una cosa che assomiglia al guanciale. Stasera ho fatto il signore, mi sono comprato il guanciale buono, ma va benissimo anche la pancetta affumicata del supermercato, ok? Allora, nella pancetta affumicata del supermercato non dovete togliere la cotica così, invece nel guanciale buono sì. Quindi tolgo la cotica e poi taglio il guanciale a cubettini piccini, striscioline. Considerate che il guanciale è fatto per la maggior parte di grasso, per cui anche se i cubetti sono un po' più grossi di quelli che devono essere, non vi preoccupate, tanto la maggior parte del guanciale sparirà mentre lo fate rosolare, ok? Così. Questi dadini poi dovranno diventare moderatamente croccanti, non troppo perché non è che dobbiamo fare colazione con i biscotti, abbastanza croccanti. Che punto sei, Maddalena? Mi sto tagliando uno per uno. Sì. Poi li faccio così. Ok, ti dispiace se tanto ne prendo una manciata? Sì. Questi sono i nostri dadini di guanciale. Brava amore d'oro, brava tesoro, li hai fatti proprio bene. Assaggialo un po', vai, assaggialo così cruda, com'è? Buono? Ok, una volta che l'avete fatta a dadini, lo sbattete dentro una pentolina. A me piace cucinare nella terra e questa ricetta qua che faccio nella terra viene sicuramente meglio, però non è indispensabile, nel senso potete farlo anche in un altro pentolino. A me piace cucinare nella terra perché la cottura è più graduale. Adesso, siccome il coccio è di terra, lascio la fiamma un po' alta all'inizio perché prenda il calore. In realtà poi lo farò andare a fuoco basso. Allora, buttiamo via, facciamo un po' di pulizia. È buono? La cosa particolare della matriciana leggera è che non è leggera assolutamente per niente, nel senso che poi viene più pesante. Allora, mentre il guanciale si scalda, puliamo uno spicchio d'aglio e mezza cipolla. Per pulire lo spicchio d'aglio, ve lo ripeto, c'è il trucco, si fa un taglietto così, in modo tale che quando vai poi a tagliarlo così viene via meglio la buccia. Ok, adesso che il guanciale comincia a sfrigolare, quindi vuol dire che la terra è arrivata alla temperatura giusta, ci abbassiamo e Ci aggiungiamo i mandari. copriamo e lasciamo che il guanciale rosoli nel suo grasso senza aggiungere grassi aggiuntivi, cioè tipo l'olio. Ok, intanto mi pulisco anche mezza cipolla e la taglio a fettine sottili sottili. Mezza cipolla è metà di una cipolla, ok? Ce ne avete una intera, tagliata la metà. Non ve l'ho fatto vedere perché insomma tagliare a metà una cipolla direi che dovremmo essere. Non credo di dover fare un tutorial su come si taglia la cipolla, però io la taglio così. Faccio tante striscioline una a fianco all'altra, il più sottile possibile. E poi tante altre striscioline una a fianco all'altra. Siccome non è proprio sottile come vorrei, a parte arrabbiarmi tantissimo per aver fallito in questa operazione, ci do una manata col coltello così. Ok? Vieni un po' qua, Maddalena. Sono pronta. Un po' annasata la cipolla. Fai vedere gli occhi. E tu non piangi con la cipolla, eh? Vedere? No. Tuo fratello butta lacrime con una fontana. Tagliata un po' alla grossa. Sì, forse mezza cipolla è anche troppa perché la cipolla era abbastanza grande. Possiamo levarcene una parte. Ok, diciamo questa qua
poi qualcosa la userò, non si butta via niente. Visto che magari faccio le puntarelle per mia moglie, ci butto dentro la cipolla. Ok, la cipolla la lasciamo qua, controlliamo il nostro guanciale che nel frattempo si sta tostando nella terra. Ok, non è ancora arrivato al punto giusto, nel senso che è ancora un po' trasparente, bisogna lasciarlo andare un po'. Adesso il guanciale è bello tostato, è diventato un pochino meno trasparente e si vede che la parte di grasso si sta sciogliendo. A questo punto è giunto il momento di mettere l'olio e anche i pomodori, non poi ce li mettiamo. Un po' di olio, non troppo però, la matriciana deve essere bella sincera paesana. Lo facciamo andare scoperto con l'olio in modo tale che il grasso restante un pochino evapori e ci prepariamo a ficcare dentro la cipolla e l'aglio. Intanto io mi spacco un bicchiere di vino che è buono e sano. Operatore, salute. vorrebbe forse un sorso di vino? Vorrei forse un sorso di vino, direi, Purtroppo. anche perché purtroppo è finito. Momento importante, allora, il guanciale sta rosolando nell'olio e nel proprio grasso, che dopo il trionfo del colesterolo cattivo, a questo punto ci buttiamo dentro lo spicchio d'aglio che abbiamo pulito e la cipolla tritata. Ora non abbiamo tantissimo tempo perché nell'olio bollente l'aglio e la cipolla tendono a bruciarsi, quindi dobbiamo tagliare in fretta i nostri pomodori. Uno dice potevi tagliarli prima i pomodori, infatti dice bene, però sti cazzi ormai li tagli adesso. Il tuo pomodoro, le dita così no amore, il coltello sempre appoggiato sul dito, piano piano senza schiacciare, se no il pomodoro si spappola. Fai tante fettine e poi tagliamo le fettine. Io invece faccio le tartarughe così, apro, divido, ridivido, 1, 2, 3, 4 e 5 e tolgo. Ridivido, 1, 2, 3, 4, 5 e tolgo. Così le tartarughe si fa più in fretta. Nel frattempo però usate sempre il naso perché qua c'è la parte più consistente della vostra ricetta che sta cuocendo. Cercate di non far bruciare la cipolla. La cipolla bruciata ha un odore caratteristico, quello della cena con pasta al burro al posto della matriciana. Quindi cucinate sempre col naso. Via tartarughina, tartarughina, tartarughina e via. Hai fatto amore, taglialo a pezzi più piccoli che puoi, prendi quelle fettine e le tagli a pezzi piccoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, adesso in teoria sarebbe il momento di buttare i pomodori, ma io sono in leggero ritardo perché mi sono perso a parlare con voi. Adesso è perfetto. C'è un momento in cui la cipolla comincia a dorarsi dai lati e quello lì è il momento di buttarci dentro il pomodoro. Quindi prendi i pomodori e con ferocia ce li schiaffo dentro, così come in un porno, via. Tutti sopra. Non mescolo perché il guanciale è già salato, quindi io devo salare i pomodori in superficie. Adesso sale. Dici quanto sale ci metti? Fate finta di fare un'insalata di pomodori, cioè se questa qua fosse la quantità di pomodori che avete deciso di fare un'insalata, salate i pomodori esattamente come li salereste se stesse preparando un'insalata, per cui né di più né di meno. Considerare che il guanciale è già salato di suo. Mettiamo il pepe, come dico sempre, a me il pepe piace a bestia, per cui invece ne metto una carrettata, ma non siete obbligati a mettercene così tante. Diciamo che nella matriciana potete aggiungerlo anche dopo, poi ognuno se lo aggiunge sulla sua, si dà una grattugiata, magari insieme a un bel po' di ricotta secca. Comunque adesso ce ne gratto un po'. Allora do una mescolata sempre usando il naso, tendenzialmente se profuma di buono dovrebbe venire buono. Mi sembra che tutto sia a posto. A questo punto abbasso la fiamma, copro col coperchio, fiamma è quella del caffè, copro col coperchio e me ne dimentico per 20 minuti. Mentre si fa la matriciana finta, mi spacco l'ispirata calabra e pure questi torfietti di scamorza affumicata. Ma non perdiamoci. Allora questa è la nostra finta matriciana. Sono passati circa 20 minuti, ci spegniamo e copriamo. Come tutti i sughi
è meglio farli un po' prima. Nel senso che il sugo più sta lì fermo, freddo, più diventa buono. Se siete di fretta, prendete e rovesciatelo nella pasta, se no lasciatelo un po' lì. Comunque, questa è la mia matriciana finta. Amore, Questa è tua figlia pazza. questa è mia figlia pazza. E Maddalena, questa è la mia matriciana finta. Fatela riposare un pochino e poi mettetela sulla pasta. È buona. Piace ai grandi, piace ai piccini. Se volete farla mangiare ai bambini, io dico che è la pasta coi pancetti. Stasera c'è la pasta coi pancetti. Maddalena, cosa c'è stasera? La pasta coi pancetti. Buona. Buona la pasta coi pancetti. Pasta coi pancetti. Buona. E per finire, una bella grattugiata di ricotta secca. Com'è la finta matriciana? Buona.